Ciao ragazzi, probabilmente molti di voi hanno visto il video dove Alberto si difendeva dagli insulti ricevuti e soprattutto dove ha fatto chiarezza su quella bruttissima live andata in scena qualche tempo fa e purtroppo dove sono rimasto coinvolto anch'io. Non penso ci sia nulla da aggiungere al discorso generale, mi sento però in dovere di replicare a degli insulti ricevuti e di puntualizzare verso alcune omissioni importanti riportate nelle dichiarazioni. Parto con il sottolineare a Davide Giuliano che quello che sto per dire non è assolutamente un fantomatico esercizio psicologico per avere l'effetto inverso, come hai detto tu nel video di scuse postato su Instagram. Però il tuo messaggio iniziale, frutto di una, diciamo, PNL, mettiamola così, non fare questo, significa esattamente che dovrete andare a fare questo, è stato per quanto possibile probabilmente travisato. Sono sicuro che non era tuo intento fare questo, però è quello che è successo. Ma un invito sincero a chi mi segue a non insultare chi andrò a citare, perché verrebbe semplicemente dato un appiglio per una replica che aprirebbe contrasti, se possibile ancora più difficili da ricucire. Caro Eddie Lamarra, come testimoniano i video ti ho sempre considerato un avversario del quale essere orgoglioso e soprattutto ho sempre ammirato la tua forza nel saper rialzarti nei momenti veramente bui della tua carriera. Avrei detto senza mezzi termini un esempio da seguire e realmente spiace constatare che così non è. Allora, puttana, lasciate perdere il mio compagno di squadra, Lorenzo è Lorenzo, non mi sono mai sbagliato, non ho mai confuso la merda con la cioccolata. Però ieri ho guardato il tuo video di scuse, si vedeva che eri realmente sincero. Il problema è che durante la live sentivo questo rumore e facevo veramente fatica a seguirti. Non riuscivo a capire. Prova a sentire anche tu. Ciò non toglie che vada forte anche Luca Salvatori, perché io l'ho conosciuto, cioè non ci conosciamo bene perché ovviamente non ci... Cioè, è veramente... Non ho mai detto che Luca Salvatori è merda. Mi sono mai sbagliato, non ho mai confuso la merda con la cioccolata. Perché starei infangando tutta un pilota che sono anche io, quindi non è vero, non l'ho mai detto e mai lo dirò. Mi sono mai sbagliato, non ho mai confuso la merda con la cioccolata. Sembra quasi un qualcuno che si arrampica su qualcosa. Forse, e dico forse, la tua connessione come quella di Alessia nella live aveva parecchi problemi perché in molti hanno notato queste fastidiosissime interferenze. In ogni caso, come detto ieri anche nelle mie storie, spiace molto che nessuno di voi in 1 ora e 40 di diretta, gestita e organizzata a dovere dal fantomatico giornalista Mr. Helmet, si sia reso conto di quello che stava accadendo. Anche qui vedo un giornalista veramente e sinceramente dispiaciuto delle parole che venivano dette in diretta. Io mi aspettavo questo, però un po' più morbido di così. Com'è? Mi fai l'ultimo? No. Gli scrivono e gli commentano pure sotto, quindi a me non mi fa pena lui. Tutto giusto questo, ma proprio sul canale mio lo dovevamo fare. E che ha fatto di tutto per mantenervi calmi e non far degenerare il tutto in una rissa da bar. O possiamo anche chiamarlo un attacco ingiusto, maleducato e poco dignitoso. Che io c'ho già un sacco di querele, voglio dire. Vuoi dire una più, una meno? Mi ho mai frenato, fermato, filtrato? Purtroppo è stata questa la nostra rovina, mister, sia la nostra che la tua. E allora vai. Eddie, tornando al discorso sportivo, anche se meno importante, è corretto da parte mia mettere i puntini sulle i per farti capire che bisogna stare attenti a chi apostrofi in un certo modo, perché di riflesso, in base ai tuoi parametri, potresti risultare ancora peggio, dato che, come dici tu Con qualcuno di loro ci ho anche lottato, è stato anche degno di starmi qualche curva davanti. sono stato degno
di battagliare con te nel 2019 prima di infortunarmi alla schiena. Vorrei ricordarti che nel 2018, giusto un anno prima, mi sarebbe piaciuto veramente tanto battagliare con te, veramente, ma veramente. Il problema è che ne sono stato veramente impossibilitato, non mi è stato possibile. Aspetta. So cosa vuoi dire, Eddie. Non ce n'è bisogno. Ti anticipo io. Non ti trovavi con la squadra, la moto non motava e in più c'erano anche 5 secondi di penalità per Vettel. Ti scusiamo, vai tranquillo, non era colpa tua. Concludendo, al posto che finte dirette e post con scuse farfuglianti, facciamo una cosa seria. Pubblicate la fantomatica chat della quale parlavate nelle vostre dirette. Io temevo questo perché nella chat era partito tutto un andazzo e temevo questo. Diciamo che nella chat abbiamo esagerato e quindi è, Esatto. è meglio calare un pochettino. Rendetela pubblica con immagini, frasi e vocali integrali. Se le vostre scuse sono sincere e tutto questo è causato dalla quarantena, dalla mancanza di smog, dal fantasma formaggino o che so io, Un momento di rabbia, magari anche data dalla situazione Covid che ci ha un pochettino smossi a tutti quanti. non ci sarà nessun problema e capiremo tutti noi che siete sinceri. Se appunto lo siete, non ci dovrebbe essere problema. O sbaglio? Non so perché, non lo so, ma ho come questa strana sensazione che tutto questo non potrà mai accadere. E le vostre scuse rimarranno poco credibili. Bene, ho finito, dato che questo video doveva essere tutt'altro, in verità, vediamo di farlo diventare. Vorrei riportarvi in pista, dato che è tantissimo che vedete solo simulatori e tutto il resto. Io parto con di presentarvi il mio nuovo sponsor, Choco Rapid. Molto buono. E vi faccio vedere qualche best lap dell'anno scorso, full sound, pole position, giri veloci, proprio sapete i giri del tutto o niente, proprio full gas. Spero vi piacciono, dato che fra poco per fortuna tutti potremo tornare in pista. Buona visione.